dalla protagonista della Notte nel Cuore, Ece Uslu. Benvenuta! Ciao, verissimo. Ciao. Piacere, benvenuta! Ben trovata. Ece. Come stai? Sto benissimo. Choki, sono molto contenta di averti qui e di poter parlare con te. Grazie. Che begli occhi, azzurri, un po' verdi anche. Grazie mille. Anche tu sei bellissima. Grazie, so che non è la prima volta che vieni in Italia, sei stata un po' in giro per il nostro paese. Sì, l'ho girato un po'. Ero venuta tanti anni fa e mi ha reso felice tornarci. Cosa ti piace del nostro paese? Le persone qui sono dolcissime e davvero molto calorose. Ma soprattutto, io sono innamorata dei vostri edifici storici. Sono magnifici, davvero splendidi. E ti aspettavi tutto questo affetto per te, per il tuo personaggio, per il tuo lavoro? Queste cose non si possono prevedere ed è proprio per questo che, quando accadono, rendono noi attori ancora più felici. È meraviglioso. Questo è per te, qui ti abbiamo preparato un po' di regali, questo è il primo. Come away with me in the night. Non voltarsi mai indietro, guardare avanti, verso nuovi emozionanti orizzonti. È quello che Ece ha sempre fatto, affrontando ogni sfida con determinazione. È così. Sensibile e riservata, cresce in una grande famiglia che le insegna sin da piccola ad inseguire i suoi sogni. Back in your city and feel Dalle coste del mare Egeo fino alla caotica Istanbul, dove si trasferisce con la mamma. Sarà proprio grazie a lei che in questa magica città scoprirà la recitazione. Noi dobbiamo cenare da soli. Presta così il volto a molteplici personaggi Che faremo a casa mia? e negli anni sperimenta generi diversi. Non c'è! Sul piccolo e grande schermo interpreta donne che rimangono indelebili nel cuore del pubblico. Sì, lo credo. Ma sarà con Sumru della Notte del Cuore che si farà conoscere anche in Italia, Ti si ritorcerà contro ogni tua malefatta. rivelando la sua sensibilità nel vestire i panni di chi nella vita è divisa tra fermezza e fragilità. Ora sono in grado di rialzarmi in piedi qualsiasi cosa accada. Now I'm standing strong like I never was. Come ogni attrice, però, tolta la maschera della finzione, emerge il cuore più vero. Ed è in questo equilibrio tra coraggio e delicatezza che oggi Ece ritrova se stessa. Una donna che continua a camminare verso ciò che ama con la stessa meraviglia di quella bambina sorridente, diventata adulta, senza perdere la forza gentile che la ha sempre guidata. Now I'm standing strong like I never was. Ti abbiamo vista da bambina, dovremmo avere la foto qui, sorridente. Cosa ti ricordi di te da piccola? Com'è stata la tua infanzia? Della mia primissima infanzia ricordo pochissimo. Ricordo più gli anni successivi. A volte penso che il mio cervello abbia deciso di cancellare certi ricordi, perché davvero non ricordo quasi nulla di quando ero molto piccola, probabilmente ho rimosso. Però so che facevi tante vacanze in famiglia, eravate molto uniti, tanti viaggi, tutti insieme. Sì, è vero, sono dei ricordi bellissimi. In realtà la vita era anche piuttosto complicata, ma nei miei ricordi sono rimasti soltanto i momenti felici. Ricordo la natura. Mio padre amava molto viaggiare, così viaggiavamo tantissimo, in camper, nei campeggi. In Turchia abbiamo visitato praticamente ogni luogo grazie a lui. Eravamo tutta la famiglia insieme e quei giorni li ricordo con una dolce nostalgia. E cosa sognavi di fare quando eri un adolescente? Cosa pensavi per il tuo futuro? In realtà ho sempre voluto diventare una ballerina. Mia nonna materna mi portava sempre agli spettacoli, mi cuciva i tutù. Io ero innamorata della danza classica. Era il mio sogno, ma poi la vita mi ha portata altrove.
Su internet c'è scritto che sono stata ballerina, ma non è vero. Dopo le elementari ho solo fatto una prova, senza nemmeno arrivare agli esami veri e propri. All'epoca erano arrivati a Smirne degli insegnanti russi. Mi dissero che la mia struttura ossea non era adatta e ci rimasi malissimo. Ho pianto per 3 giorni. A quell'età era il mio sogno più grande e sì, ci soffrii molto. Però poi ti sei riscattata perché sei diventata una bravissima attrice, quindi hai avuto la tua rivincita. C'è stato un momento che è un po' lo spartiacque nella tua vita, il divorzio dei tuoi genitori, la separazione. Quanti anni avevi? Avevo 13 anni quando i miei genitori si sono separati. La separazione mi ha toccata profondamente proprio perché ero in piena adolescenza. All'epoca non ero consapevole degli effetti, ma negli anni successivi ho capito quanto mi avesse influenzata. Cosa hai capito da questa separazione dei tuoi genitori? Perché tu sei andata a vivere con la mamma. Ci fu un periodo breve in cui tra i miei genitori c'erano continui alti e bassi, forse 1 anno e mezzo o 2. Non me lo ricordo con esattezza. E da tutto questo ho capito che spesso viviamo seguendo verità che ci vengono insegnate, ma che in realtà non ci appartengono. Poi col passare degli anni, crescendo, sviluppiamo una certa maturità e facciamo le nostre esperienze di vita, arrivando alla conclusione che quelle verità che ci sono state insegnate non sono poi così importanti. E allora emergono i nostri pensieri, le nostre idee. Con il tempo e con l'età ho superato molte cose dentro di me, perché è cambiata la mia prospettiva, il modo di vedere le cose. So che per un po' non hai avuto un rapporto sereno con il tuo papà. Eri arrabbiata con lui? Non so se fossi arrabbiata con mio padre oppure con mia madre, ma so che ero arrabbiata. E quella rabbia la riversavo nelle scelte della mia vita. A volte davo ragione a mia madre, altre volte invece a mio padre, ma mai a me stessa, e questo l'ho capito solo dopo. Ma vi siete ritrovati? Dopo un po'? In realtà non ci siamo mai davvero allontanati del tutto. Sono sempre stata una bambina che desiderava vedere la propria famiglia unita, serena, in pace. Per questo, sì, la vita con i suoi percorsi a volte ci mette davanti a situazioni che finiscono per separarci. E io ho avuto i miei momenti di rabbia, certo. Ma qualunque cosa sia successa, lei è mia madre, lui è mio padre, sono loro che mi hanno messa al mondo, per questo li ringrazio e voglio loro un bene immenso. Come ti hanno educato i tuoi genitori? Che educazione hai avuto? Fino ai 13 anni la nostra era ancora una famiglia, anche se l'atmosfera era spesso carica di tensioni. Poi ho continuato il mio percorso con mia madre. Ed è lei, in realtà, che mi ha cresciuta. Le devo moltissimo perché ha rinunciato a tanto, ha messo da parte se stessa, ha fatto davvero tutto per me. Forse all'epoca ero troppo piccola. Vedevo le cose da un'altra prospettiva e non riuscivo a capire fino in fondo. Ma con il tempo, giorno dopo giorno, ho iniziato a rendermene conto. Mia madre è una donna straordinaria. Avete un bel rapporto stretto, tu e lei? Come tutte le madri e le figlie, anche noi abbiamo avuto degli scontri. Ci sono stati degli attriti, ma lei per me è sempre stata un modello straordinario, perché è una donna fortissima. Ho avuto tanti contrasti con lei, perché volevo sempre fare di testa mia. E oggi, quando mi volto indietro, penso, meno male che non l'ho fatto. Ma se mia madre non fosse stata accanto a me, beh, legge di oggi non sarebbe mai esistita. Questo è per te, per il tuo personaggio. Guardiamo. Alcune scelte nascondono segreti inconfessabili che il destino può chiamare improvvisamente ad affrontare. Dimmi cosa sta succedendo. Moglie del magnate del turismo Samet, Sumru si ritrova da un giorno all'altro a fare i conti con un passato celato per anni. Noi siamo i suoi figli. Quando i gemelli Melek e Nu, abbandonati da lei alla nascita, tornano nella sua vita. Da oggi anche lui farà parte della famiglia.
Dapprima crudele nei loro confronti, è il senso di colpa che, bruciandole nel cuore, presto la spinge a rivelare un'atroce verità. Voi due siete figli di una violenza! Non trovando però l'appoggio sperato nell'uomo con cui ha formato una nuova famiglia, Volevo dirtelo, lo giuro! è costretta a ripartire da zero. Jean, per favore, di qualcosa a tuo padre, aiutami, ti prego! Si lega così al misterioso Tassin che nutre per lei sentimenti sempre più forti. Non sai quanto ti amo. Mosso anche dalla sete di vendetta nei confronti della famiglia di Samet, Il sangue sporco di tuo padre, di quel bastardo, scorre dentro le mie vene, è chiaro adesso? sarà proprio lui a tentare di porre fine alla guerra di potere intrapresa, chiedendo come clausola il divorzio immediato tra Sumru e il marito. Non hanno più nulla. È finita. Altri colpi di scena, accordi segreti e il ritorno del padre dei gemelli Papà è tornato, no? metteranno di nuovo alla prova quell'amore finalmente riconquistato da Sumru. Lo giuro, fu lei a lasciarmi. Preferì stare con un uomo ricco che con me. E ora che si sente nuovamente abbandonata, Tu mi avresti creduto? No. Io lo vedo il tuo sguardo. riuscirà a far valere la propria verità? Non posso sopportare che anche tu dubiti di me. È un personaggio complesso il tuo. Devo ammettere che interpretare questo personaggio per me è stato molto difficile. Ci sono stati momenti in cui non sapevo davvero come affrontare certe scene, momenti in cui ho avuto paura di non esserne in grado, ma poi ce l'ho fatta. Se sono riuscita a mostrare davvero l'anima di quel personaggio, allora ne sono felice. Che ricordi hai del set, degli altri attori? C'era una bella atmosfera? C'era una bellissima atmosfera sul set. D'altronde la Cappadocia è un posto meraviglioso, un luogo quasi magico. Ero già stata lì per un mese nel 2007 per girare un film, ma allora il lavoro non era così intenso. Mentre per la serie abbiamo lavorato sodo, abbiamo vissuto momenti bellissimi e momenti difficili, soprattutto per il clima, le condizioni atmosferiche e anche per la particolarità del terreno. È stato impegnativo. Sì, ma allo stesso tempo mi ha lasciato ricordi stupendi. L'amore è il filo conduttore della serie. Che ruolo ha nella tua vita? Un tempo ero una giovane donna innamorata dell'amore. Ho vissuto amori bellissimi e amori dolorosi, ma da 6 anni non vivo una storia d'amore. Non c'è nessuno nella mia vita. E non si tratta di una scelta, è semplicemente così. Sto trascorrendo questo periodo con me stessa. Sono sola, ma circondata da amici, persone care, e devo dire che sto davvero bene, sono molto serena. Ti piacerebbe avere una compagnia nella tua vita? O ormai stai bene da sola, magari? Non cerco l'amore, non lo voglio cercare. Se deve arrivare, arriverà. In passato per anni ho inseguito l'amore. Volevo sempre qualcuno accanto, sempre una persona da amare. E forse l'ho cercato troppo, al punto da dimenticare me stessa. Ora sto bene da sola, sono serena, ma se un giorno dovesse arrivare la persona giusta, quella che posso accogliere nella mia vita e con cui stare bene da poter condividere momenti belli e autentici, certo non direi di no. Allora, è arrivato il momento di una super anticipazione. Questa è veramente un'anticipazione con la A maiuscola, guardate.
Beh, questo era un colpo di scena importante. Già. Cosa ci dobbiamo aspettare? Senza spoilerare troppo. No, niente spoiler, perché rovinerei la magia. Ma da qui in avanti la storia prenderà una piega completamente diversa. Posso solo dire che succederanno cose ancora più emozionanti. Dovete credermi. Grazie davvero per questo Grazie a te incontro per e spero l'invito. di vederti presto. Spero che tu sia stata bene. Sono stata benissimo, grazie davvero. Mi avete Grazie, fatta molto felice. grazie. 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 Ciao, E te? grazie. Grazie a tutti.